Carissimi hobbisti di tutte le età, bentornati sul canale. Allora, so che state aspettando e fremete per vedere la conclusione delle 5 puntate di Dungeons & Cavern, per vedere come dipingere. Vi faccio aspettare ancora una puntata perché sto facendo asciugare ovviamente le cose nel frattempo, e intanto vi faccio vedere, con questa pausa diciamo riflessiva sui nostri tiles, una cosa che ha a che fare con una miniatura che mi ha mandato Zilot Miniatures, che ha praticamente chiuso il cerchio di tutta la fornitura che Zilot, come sponsor del canale, sta facendo anche come sponsor di HeroQuest Café, che è il format nuovo che vedrete, dove intervisterò delle persone ospiti in studio che giocheranno con me a HeroQuest. Ci sono qui in mano, vedete che io ho degli strumenti per poter scolpire la pasta verde, ci sono vari metodi appunto per stuccare. Io uso la pasta verde e uso anche la pasta verde liquida, quindi vi faccio vedere subito dopo la sigla come si fa a stuccare e lavorare la resina di una miniatura molto complessa come quella che vedrete. A tra poco. Bellissima miniatura. Questo è un demone senza faccia, è un demone antico che ovviamente si trova all'interno molto facilmente dei dungeon. Sarà un boss meraviglioso da far affrontare ai nostri temerari eroi, e vedremo se se la caveranno, e dovrò ovviamente fare dei personaggi custom, e ci inventeremo dei personaggi custom. Allora, voi vedete che sostanzialmente la resina ha 2 o 3 particolari peculiarità. Allora, una è che si incolla solo con l'acciaio acrilica, e l'acciaio acrilica è un tipo di colla che appiccica molto facilmente le mani, quindi una cosa che posso consigliarvi è avere dell'acqua tiepida accanto, che vi permette di fare 2 cose. Una è scaldare la resina quando dovete piegarla, o un phon o dell'acqua tiepida, e 2, levare praticamente dalle dita appiccicate la colla. Se siete troppo incollati, sappiate che prima di iniziare a lavorare con l'acciaio acrilica ci sono prodotti come questo realizzato da Greenstuff, che sono praticamente dei ciano cleaner che vanno a rimuovere completamente la ciano acrilica anche quando è secca, quindi la sciolgono completamente. Poi ovviamente dovete lavarvi le mani, perché assolutamente, sposto un po' la telecamera, ecco qua, assolutamente dicevo è chimico, quindi insomma fate attenzione. Per stuccare poi la resina ovviamente viene fatta negli stampi, ha sempre un margine di errore nella stampa, perché non aderisce completamente, quando viene staccata dallo stampo si rompe qualcosa, eccetera eccetera, quindi si perdono delle parti. Ci sono questi strumenti che servono a scolpire la pasta verde o a spargere e premere la pasta verde. Ci sono anche tipi di pasta verde come questa della GV, che è un liquid cream stuff, vedete, ed è proprio della Citadel, la trovate in tutti i negozi che vendono appunto miniature della Games Workshop, e avete anche, volendo, la resina liquida, che è molto facile per esempio se dovete coprire fessure di questo tipo. Quindi ora io mi siedo e andiamo a vedere come fare a coprire in vari frangenti. Ci saranno dei punti dove le fessure sono più grandi, dovremo magari scolpire qualcosina seguendo le linee della miniatura, e da altre parti invece basterà e sarà sufficiente andare a tappare i buchi. Quindi ci vediamo tra un attimo e cominciamo a fare questo lavoro insieme. Ecco qua ragazzi, allora la nostra miniatura, come vedete qui, ha un pezzo molto grande che ha bisogno di una lavorazione particolare. Allora io cosa faccio? Vado a prendermi la mia pasta verde,
pasta verde che trovate su tutti i siti che vendono miniature, su tutti i negozi che vendono appunto miniature, spesso ce l'hanno, insomma, perché parliamo di comunque cose tipo Games Workshop che le rivende, e poi ovviamente le trovate su Green Stuff World, che campa praticamente anche solo con il nome di questo materiale, e ha iniziato così proprio a lavorare. Allora, guardate, io vado a prendermi una quantità di pasta verde che deve essere tagliata in orizzontale più o meno in questo modo qua, cioè avere la quantità che ci serve da mescolare, leggermente più giallo e leggermente meno blu. Quando io vado a mescolarle, sostanzialmente la Green Stuff, voi sapete che giallo e blu fa verde, per appunto, ed è per quello che mescolando viene fuori la cosiddetta pasta verde. E ci praticamente serve perché quando andiamo a stuccarla, lei come il pongo va all'interno dei recessi, possiamo scolpirla, e una volta che si è indurita è fresabile come se fosse pietra praticamente, quindi è fantastica per questo motivo qua. Deve diventare completamente verde, vi consiglio di maneggiarla parecchio in modo tale che diventi non solo verde, quindi ben le due bicomponenti, perché è una bicomponente ovviamente, devono catalizzare fra di loro e iniziare la reazione di indurimento, e poi più calda è, più facile è da lavorare, deve diventare di questo colore qua, ok? Adesso io cosa faccio? Mi prendo, magari in questo modo qua, la allungo un pochino, mi prendo un pezzettino di pasta, metto l'altra accanto, e qui badate bene una cosa, si può effettivamente avere più facilità nell'utilizzare la pasta verde con le dita un po' bagnate o con un fondale tipo quelli della sempre di Army Painter, il cut mat praticamente, questo qua che vedete sotto le red grass, perché praticamente si stacca la pasta verde facilmente. Adesso andiamo nel frattempo, che ovviamente è un po' appiccicosa, no? Andiamo a posarla vicino alla nostra fessura, e per esempio questo qui è ecco, è caduta, questo qui è un tintoretto numero 0, che è praticamente, come vedete, con una punta di silicone, quindi è un pennello che in realtà ha una punta di silicone. Questa punta mi serve perché andando in questo modo io vado a spalmare la pasta verde all'interno del recesso, e lo faccio delicatamente anche se premo, perché poi lui, vedete, la va proprio a spalmare all'interno. Una volta che l'ho spalmata e mi ha dato la soddisfazione che sto cercando io, cioè quanto andare dentro praticamente, vado semplicemente a vedere se mi interessa magari scolpire qualcosa. Quindi per esempio qui io vorrei che scendesse un po' di più e vado a mettermela anche qua sotto, e poi da qui posso staccarla e andare a recuperare questo pezzo qui che si era spalmato qua, per farla entrare meglio in questo buco qui, spalmendola anche in questa parte qui dove ce n'era meno. E da qui si tratta di gusto personale su cosa fare. Potete lisciare e quindi fare in modo che non si veda la differenza, perché qui vedete che è tutto praticamente muscolatura del personaggio, oppure potete anche tentare di fare una cosa del genere come questa dell'ala, che leggermente, vedete, leggermente bucherellata, vi darà un po' quell'idea dell'attaccatura dell'ala, che può essere interessante comunque, perché dopo con un dry brush leggerissimo avete già subito un effetto texturizzante fantastico. Vado poi a mettermene un altro po' qui, perché vedo che qui comunque me ne manca un po', e vado direttamente con questa punta un po' più duretta. Questo è un altro strumento che vedete sto utilizzando per scolpire la pasta verde. Sono utilissimi, potete utilizzare qualsiasi cosa avete in casa che abbia vari tipi di forme, da una bic, da una matita con la punta a puntito o smussata, uno stuzzicadente, qualsiasi cosa vi venga in mente che possa essere utile per fare simulare questa cosa. Oppure appunto su Green Stuff comprate queste cose qui a 3-4 euro e avete la vostra attrezzatura professionale. Ovviamente dipende da quanta pasta verde utilizzate. Io poi qua preferisco lisciare un po', quindi vado a prendermi la muscolatura e la attacco all'ala, e adesso passo a questo punto qua davanti.
e vado avanti così fino a quando la miniatura sostanzialmente non è completamente stuccata. Ovviamente, adesso io vi faccio vedere anche un altro pezzo, poi vado avanti in timelapse. Quello che mi interessa è che ci sia appunto, non ci sia, una volta che sto iniziando a colorare, la sensazione di buchi, ok? Ci sono delle zone invece dove è più utile utilizzare la pasta verde liquida, cioè ancora più morbida, e in modo tale che, vedete qua, basta che premo e spingo via quella che è in eccesso e la riunisco all'altra che mi ero preparato. Preparatevene sempre ovviamente una piccola quantità alla volta se dovete fare questi lavori, perché non si tratta di scolpire in questo caso e quindi di averne una grossa quantità, ma semplicemente appunto di andare a utilizzarla come stucco, ok? Ecco qua, anche qui lascio un pochino di colpetti in giro in modo tale che dopo vada, quando dipingo, a farlo sembrare, diciamo, texturizzante. La stessa cosa la devo fare qui, e quindi vado a allungarmi un pezzo di pasta verde, me l'appoggio qui sopra e vado a spalmarlo all'interno della miniatura. Ecco qua. Cercate di andare piano perché ovviamente la miniatura è di resina, la resina è molto più fragile della plastica, più fragile ovviamente che del metallo, e quindi è più facile che facciate un danno magari alla miniatura, ok? Ovviamente adesso che si comincia a parlare di stampa 3D, magari vedrete un po' più di resina in giro. Prima la resina era considerata veramente più un materiale professionale per persone che già erano a un livello molto alto di hobby e di hobbistica, di capacità hobbistica, diciamo, perché ovviamente è difficile da lavorare. C'è il discorso dell'acqua tiepida, del phon che va scaldata, se la scaldate male, una volta che l'avete praticamente piegata troppo, cioè diventa come una gomma quando viene scaldata troppo, e la cosa drammatica è che non torna più indietro, quindi una volta che ha perso la sua mescola, purtroppo la sua struttura molecolare fa sì che rimanga morbida e quindi diventa gomma, e buttate via la miniatura. Quindi è chiaro che non è facile lavorare scusatemi, non la pasta verde ma la resina, e va seguita con un certo criterio. Allora, vedete che qua nel frattempo ho una fessura molto piccola. Qui vado a prendermi invece la mia pasta verde liquida. La posso prendere direttamente così e semplicemente, vedete, potete aggiungere acqua quando si secca. Voi andate a prenderla e spalmarla. Qui il pennello a silicone è fantastico perché va veramente nei recessi, e andate praticamente a spalmarvela in questo modo qua. Ovviamente io adesso qua sto esagerando perché mi va bene che ci siano delle texture che collegano il corpo alle ali, e alla fine diventerà quasi caratteristico della miniatura. Vado a eliminarla dove non voglio che ci sia troppo di questa sensazione, quindi vado a eliminarla qui. Ovviamente non vi preoccupate perché tanto poi con lo spray nero questo non si vedrà praticamente più e sembrerà una cosa come questa delle ali. Allora, intanto le ali le abbiamo stuccate. Mi serve da stuccare questa parte del braccio, vedete? Qui dovrò stare un po' più attento perché chiaramente il braccio è muscoloso e ha bisogno di restare liscio. Quindi vado a spalmarmi la mia pasta verde in questo modo, la spingo nel recesso, ne metto ancora un pochino e poi trovo un modo per lisciare praticamente il tutto. Intanto faccio entrare nei recessi tutto. Ci mette tanto a seccare la pasta verde, quindi non vi preoccupate di questa cosa qui. Ok, adesso vedete che l'ho fatta, vado a, con il dito, levare gli eccessi, così non vado a rovinare la meravigliosa scultura. Guardate che bella che è veramente, veramente mostruoso questo demone, e mi è piaciuto subito perché impersonifica veramente il male da esorcizzare, proprio da battere, no? E quindi riuscire a battere un personaggio del genere sul finale magari di una super avventura, di una campagna, sarebbe meraviglioso, no? Allora, andiamo avanti, vedete qua c'è il collo, e anche qui direi che la pasta verde liquida ci può ausiliare meglio di quella più rigida. Andiamo a metterla così, e sul collo qua in questo modo. Diciamo che questa è una parte dell'hobby
che in realtà è essenziale, perché la differenza fra uno che dipinge bene e uno che è appena iniziato spesso si nota anche dal fatto che chi è appena iniziato lima male e non stucca tutte le parti, lasciandole praticamente così come sono. Però ragazzi, vedere un solco del genere sul collo e l'attaccatura è brutto, c'è poco da fare, quindi è molto più bello se vi prendete cura della miniatura, fa parte proprio dell'hobby questo, e viene fuori una cosa che vi dà anche molta più soddisfazione, perché nessuno vedrà dove sono stati incollati i pezzi una volta che li avete fatto e stuccato bene. Guardate che roba, e guardate come il pennello mi aiuta a levare tutto. Ok, allora qui posso fare anche col dito, così liscio meglio. Ok, adesso direi che prendiamo un pennello normale e andiamo a levare col pennello normale dove proprio non voglio che vada, in modo tale che vado a recuperare, vedete, la scultura, perché altrimenti mi vado a perdere tutta questa roba qui. Siccome è ad acqua, potete utilizzare l'acqua per scioglierla e poi con un pezzo di carta andate ad asciugare e rimuovete il pezzo che non vi interessa avere, ok? Ecco qua il nostro cattivone bello stuccato. Andiamo a prenderci un'altra porzione di miniatura e vediamo un pochino come andare avanti. Io direi che da adesso che vi ho fatto vedere insomma sia la liquida sia la normale pasta verde, possiamo anche cominciare con un time lapse, in modo tale che quando ho finito vedete tutta la miniatura fatta e finita, ok? Ci vediamo fra un attimo. Ragazzi, la nostra miniatura è completamente stuccata nelle parti dove si vedeva troppo il segno e il solco. Quando andremo a mettere la base nera, tutti questi segni e questo verde, ovviamente la differenza, non si vedranno più e sembrerà parte della miniatura. Mi interessava farvelo vedere perché moltissimi di voi non sanno magari come si stucca, ma è una parte veramente importante delle miniature fatte bene, quelle che poi potete portare per esempio ai concorsi di pittura. Ci vediamo tra poco, diciamo, per fare un piccolo recap. Insomma ragazzi, spero che anche questa puntata sia stata utile, perché è sempre un passaggio importante che tralasciamo in moltissimi, invece in questo caso è importantissimo, specialmente se avete intenzione di cominciare a fare concorsi di pittura, magari nel vostro negozio, per poi andare a provare a vincere persino il Golden Demon da qualche parte nel mondo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e ci vediamo alla prossima puntata, dove finalmente vedremo il nostro set di Army Painter Dungeons and Cavern asciutto, pronto per essere dipinto e decorato come una grande stanza cavernosa e il liquido fatto di zolfo acido. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!